C'è un tema molto caldo sul banco che è emerso in queste ore, ma oserei dire anche in questi giorni. Sia Mercedes che Red Bull stanno bussando a Ferrari per prendere dei tecnici di qualità sul lato power unit. Infatti sappiamo che in questi anni si sviluppa la parte aerodinamica perché non si può sviluppare tanto la parte del motore, ma dal 2026 sarà un'altra partita. I team si concentreranno per sviluppare al meglio la power unit, che sarà notevolmente diversa, non ci sarà l'MGUH, e con il nuovo regolamento 2026 il 6 cilindri endotermico sarà diviso con il 50% della potenza erogata appunto dal motore termico e l'altro 50% circa erogato dall'ibrido elettrico. E questo cambiamento fa la differenza perché determinerà chi andrà a dominare l'era dal 2026 in poi. Già sia Red Bull che Mercedes si stanno preparando ora per quell'annata e abbiamo visto che Ferrari fa un po' fatica ad attrarre dei tecnici a Maranello a causa della posizione, della pressione mediatica e altri motivi che abbiamo già elencato, anche se lo stesso Vasseur ha confermato che arriverà un tecnico di livello top per il 2025. Ci tengo subito a dire che non sarà Pierre Waché come si è vociferato in questi giorni, che invece ha un contratto con Red Bull e ha rinnovato per altri 3 anni come ha confermato lo stesso Christian Horner. C'era stato l'interessamento ma Red Bull l'ha blindato e andremo a parlare invece dei tecnici che verranno presi da Ferrari, da Mercedes ma anche da Red Bull. Prima di continuare con questo video e vedere la posizione di Ferrari sul mercato tecnici, come si è evoluta e come cambierà anche lo sviluppo della monoposto 2024, vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Pubblichiamo un video al giorno per tenervi sempre aggiornati su tutte le notizie sulla Formula 1 e specialmente su Ferrari. Io sono Rastro e oggi andiamo a vedere chi sono i 2 ingegneri presi da Red Bull e Mercedes a Ferrari. Partiamo subito facendo i nomi. Emanuele Guidotti, specialista di turbo e simulazione, è andato via da Maranello dopo quasi 9 anni di attività. Ha concluso il periodo di gardening leave circa un mese fa e adesso è andato a lavorare per la Mercedes AMG High Performance Powertrains, quindi per il reparto motorista che sta lavorando sui motori 2026 a Brixworth. L'offerta a questo ingegnere arrivò circa un anno fa da Hywell Thomas, spinto da Lorenzo Sassi, e quindi aumentano anche gli italiani che lavorano per Mercedes sui motori da Power Unit 2026, e questo era uno dei nomi anche dei tecnici che abbiamo detto settimana scorsa. E l'altro ingegnere di cui si parla è Angelo Rosetti. Anche lui sembrava dovesse approdare in Mercedes ed era conteso tra il team di Brackley e il team di Milton Keynes, ma alla fine approderà in Red Bull, nel reparto di Red Bull Powertrains, dove si stanno sviluppando le Power Unit 2026. È un ingegnere specializzato in fluidodinamica e combustione, era a Maranello da circa 12 anni e ha lasciato l'intera area di Research and Development. C'è anche da dire che Red Bull in questo periodo è molto preoccupata sull'evoluzione del proprio motore per il 2026 e hanno cambiato anche l'evoluzione del proprio motore, con una diversa ripartizione tra l'energia erogata al motore elettrico e quella dal motore endotermico. Proprio per questo il know-how di Rosetti nell'ambito della potenza erogata nella camera di combustione, che sappiamo che fino all'anno scorso è stato un punto di forza di Ferrari, che permetteva di avere tanta potenza e una buona accelerazione a bassi giri, un'erogazione più violenta che permetteva di avere più velocità, ma al tempo stesso portava anche un consumo esagerato delle gomme. Questo è quello che abbiamo visto l'anno scorso nell'arco di una gara intera. Ma queste informazioni di base saranno fondamentali per Red Bull per cambiare anche lo sviluppo del proprio motore in futuro. E badate bene, stiamo parlando di lavoro sulle performance del motore, non tanto sull'affidabilità, dove Red Bull non ha bisogno di aiuti ed è già al top su questo punto. L'obiettivo per Red Bull è quello di concentrarsi di più sulla fase di scoppio, aumentando la potenza erogata dal motore a bassi regimi della parte endotermica, sacrificando leggermente invece la parte elettrica, quindi continuando su un'evoluzione ovviamente diversa del motore attuale. Sappiamo che la maggior parte dell'energia sviluppata al motore elettrico sarà generata dall'MGUH. L'MGUH non ci sarà più nei nuovi motori 2026 ed è un cambio radicale per semplificare anche la struttura del motore, e quindi sarà il vecchio KERS il responsabile della produzione dell'energia elettrica in questi nuovi motori. Sappiamo anche la riduzione delle emissioni di carbonio che comporteranno quindi una benzina diversa,
fino ad arrivare al 2030 con zero emissioni nocive, e tutto questo rappresenta una grande battaglia tecnica ma anche politica. E su questo è una pura battaglia tra Red Bull e Mercedes, con Ferrari che invece sta a guardare. Infatti vediamo che sia Christian Horner che Toto Wolff fanno tante richieste alla FIA. Horner ha chiesto di ridurre l'apporto di potenza generato al motore elettrico del 5-10% in modo da non cambiare tanto le power unit che arriveranno da quelle attuali, perché Red Bull ha paura che poi il motore ICE diventerà un generatore di energia per ricaricare le batterie. E Toto Wolff ha rifiutato subito questo cambiamento proposto da Horner, ha detto che non accadrà, la FIA non seguirà questa proposta, e ha anche aggiunto che Horner ha proposto una modifica al regolamento perché il loro motore non è attualmente pronto, non stanno sviluppando le Power Unit 2026 come si deve nel reparto di Red Bull Powertrains a Milton Keynes, e quindi sembrerebbe che il reparto dei motori di Milton Keynes sia un po' in ritardo rispetto agli avversari nella produzione del motore 2026. Dobbiamo anche considerare che l'arrivo di Ford per Red Bull sarà un gran cambiamento, perché adesso stanno andando avanti con il know-how ancora di Honda, ma dal 2026 in poi arriverà Ford che darà una mano sul motore elettrico di Red Bull, ma ci metterà un po' di tempo a essere al livello dei competitor, e questo sarà sicuramente un vantaggio per Mercedes, che invece è un colosso per quanto riguarda la produzione dei motori, sia sulla parte elettrica che su quella endotermica, e Ferrari sta un po' a vedere le battaglie politiche di Horner e Wolff, ma non interviene. Stanno anche loro lavorando sul motore da un po' di tempo, però il problema è che vengono sottratti i tecnici fondamentali per la rossa per lavorare nel reparto motoristi di Maranello. Attualmente è difficile dire se le mosse politiche di Mercedes e Red Bull andranno a influire poi nel 2026 nei confronti di Ferrari. Fatto sta che la partita non sarà più quella aerodinamica, dove le vetture saranno già al limite molto vicine tra di loro, ma il campo si sposterà su quello dei motori, ed è lì dove bisogna investire dal 2026 in poi. Mercedes e Red Bull lo stanno facendo in maniera corposa, Ferrari un po' meno. Come abbiamo detto, Ferrari attualmente sta pensando agli aggiornamenti di questa stagione e della prossima. Arriverà il nuovo diffusore a Silverstone, si pensa anche di cambiare la beam wing, devono approvare anche il modello 2024 da mandare in sviluppo per finalizzare poi il telaio che andrà incontro ai crash test. Ci sono tante cose da fare e che Enrico Cardile, attuale direttore tecnico di Ferrari, deve gestire. Fatto sta che è giusto concentrarsi su queste stagioni, ma non dobbiamo dimenticare l'aspetto power unit per il 2026, che sarà una delle battaglie più importanti di questi anni. Questo è poco ma sicuro. Già Red Bull e Mercedes stanno battagliando tra di loro per averla meglio da un punto di vista politico e tecnico, e sicuramente, come molti dicono, togliere l'MGUH è anche un cambiamento di filosofia dalla Formula 1, che non punta più alla massima evoluzione tecnologica ma a una semplificazione per aumentare lo spettacolo in pista, aiutare l'integrazione di Audi in Formula 1 e rendere questa Formula 1 più semplice. Ed è anche vero che essendo più semplici questi motori genereranno meno potenza all'inizio, poi ovviamente con lo sviluppo miglioreranno e chi avrà il miglior reparto motorista avrà la meglio. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dello sviluppo di Ferrari in questi anni. Vi preoccupa questa discussione politica tra Red Bull e Mercedes, con Ferrari che rimane da spettatore? Oppure secondo voi anche la rossa potrà giocarsi le sue carte? È giusto pensare ora già al 2026 o bisogna concentrarsi su questi anni? Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.